Benvenuti sul mio canale. Oggi per la rubrica punto e spunti vi presento questo punto che è fantastico, questi ventaglietti intervallati da archetti, da punti separati con le catenelle. È veramente molto molto bello, molto facile nella sua esecuzione. Non aggiungo altro perché tanto il punto parla da solo, vi lascio la spiegazione. Il punto che andremo a fare quest'oggi si svolge su un multiplo di 12 più 1, quindi vado a montare un numero di catenelle corrispondente a 12 più 1, probabilmente ne farò o 36 o 48. Adesso vediamo quanto lunga è la catenella. Ci vediamo quando ho finito le catenelle e poi vi dico che numero ne ho montate. Alla fine ne ho montate 48 più una, quindi 49. Dopodiché faccio una catenella aggiuntiva per tornare indietro, entro nella catenella precedente, cioè la seconda, a partire dall'uncinetto con un punto basso. Quindi faccio 5 catenelle di separazione, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e faccio un punto basso. Di nuovo faccio 5 catenelle, ne salto 3 di base, 1, 2, 3, entro nella quarta e faccio un punto basso. Vado a fare le mie 5 catenelle e conto 1, 2, 3, entro nella quarta e faccio un punto basso. La riga numero 1 si svolge così: 5 catenelle, ne salto 3 di base, entro nella quarta e faccio un punto basso. Ci vediamo alla fine della riga. Sono arrivata al penultimo archetto, vado a fare le mie 5 catenelle, dopodiché entro nella quarta catenella che è anche l'ultima e faccio un punto basso e abbiamo completato la riga numero 1. Ora dovremo fare la riga numero 2. Giro il lavoro, parto subito con un punto basso, poi infilo l'uncinetto nella costina di sinistra, faccio un altro punto basso. Questo è quello che andrà a sostituire il mio primo punto alto, però come dico sempre, voi fate come siete abituate a lavorare. Io preferisco questo inizio perché a mio avviso lascia i bordi più regolari. È vero che questo è un campione, però almeno ce l'ho bello squadrato e mi piace di più. Forse sono matta. Quindi, fatto questo punto e detto questo, aggiungo 2 catenelle di separazione, mi infilo nel primo archetto utile e faccio un punto basso. Dopodiché filo sull'uncinetto, entro nell'archetto numero 2 e vado a lavorare 8 punti alti. Fatti gli 8 punti alti, mi infilo nell'archetto successivo e faccio un punto basso. Vado a fare un archetto di 5 catenelle, entro nell'archetto seguente e faccio un punto basso. Dopodiché vado nell'archetto che viene dopo e replico il mio ventaglietto di 8 punti alti. Fatti gli 8 punti alti, mi sposto nell'archetto che viene dopo con un punto basso. Faccio 5 catenelle, mi sposto nell'archetto successivo con un punto basso, dopodiché filo sull'uncinetto, entro direttamente nel ventaglietto di 8 punti alti.
Fatti gli 8 punti alti, vi sposto nell'archetto successivo, punto basso, 5 catenelle, entro nell'archetto dopo, punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel penultimo archetto e vado a lavorare il mio gruppo di 8 punti alti. Entro nell'archetto successivo, che è anche l'ultimo, con un punto basso, dopodiché vado a finire il mio giro con 2 catenelle, così come l'abbiamo iniziato, filo sull'uncinetto e vado a fare un punto alto nel primo punto della riga precedente, che è il punto basso. E questa è la riga numero 2, cioè 8 punti alti nello stesso archetto di base e archetto di 5 catenelle. Giro il mio lavoro, entro nel punto che ho subito sotto e lavoro un punto basso, dopodiché filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto utile, lavoro un punto alto, una catenella, entro nel punto successivo, punto alto, catenella, entro nel punto dopo, punto alto, catenella. Praticamente tutti gli 8 punti verranno lavorati da un punto alto e saranno intervallati da una catenella. Lavorato l'ultimo punto alto, l'8º, mi sposto direttamente nell'archetto centrale, faccio un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto utile, quindi ricordiamoci che qui abbiamo il punto basso, dobbiamo andare nel punto alto e vado a rifare l'operazione precedente, quindi punto alto, catenella, punto alto, catenella. Vado a lavorare un punto alto su ogni punto alto che abbiamo a disposizione nella riga sottostante e lo intervalliamo con una catenella. Lavorato l'8º punto alto utile, mi sposto direttamente nell'archetto successivo e faccio un punto basso. Qui dall'archetto filo sull'uncinetto, mi sposto nel primo punto alto che ho a disposizione, il primo degli 8, e vado a ripetere l'operazione che ho fatto negli altri 2 ventaglietti. Ci vediamo alla fine dell'ultimo ventaglietto. Ho lavorato l'ultimo punto utile, mi sposto direttamente nel primo punto della riga precedente e vado a chiudere con un punto basso. Dopodiché giro il mio lavoro, vado a fare quello che è il mio primo punto alto, nel mio caso punto basso su punto basso, 5 catenelle di separazione e conto 1, 2, 3, entro nel terzo archetto utile, negli archetti formati da una catenella, e lavoro un punto basso. Faccio ancora 5 catenelle, salto un archetto di base, entro in quello successivo e faccio un punto basso. Di nuovo 5 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso centrale dell'archetto successivo, quello sopra l'archetto, con un punto alto, 5 catenelle, mi sposto nel terzo archetto utile con un punto basso, 5 catenelle di separazione, salto un archetto di base, entro in quello successivo e faccio un punto basso. Di nuovo faccio le mie 5 catenelle, vado direttamente nel punto basso con un punto alto. Ho eseguito 5 catenelle, salto 1, 2, entro nel terzo archetto utile, punto basso, cinque catenelle, ne salto uno di base, punto basso,
Di nuovo le 5 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a fare un punto alto su il punto basso della riga sottostante, separo ancora con 5 catenelle, conto 1, 2, 3, entro nel terzo archetto utile, punto basso, 5 catenelle, salto un archetto di base, punto basso, 5 catenelle, vado a finire la riga con un punto alto nell'ultimo punto della riga sottostante, che è un punto basso. E abbiamo fatto anche la riga numero 4. Ora ripartiamo e ripartiamo praticamente con la riga numero 2. Quindi vado a fare quello che è il mio primo punto alto, dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto sottostante e faccio un punto basso, qui subito nell'archetto che ho subito sotto. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e vado a fare gli 8 punti alti. E mi sposto con un punto basso nell'archetto successivo. Dopodiché vado a fare 5 catenelle, salto questo punto alto, entro nell'archetto dopo e faccio un punto basso. Filo sull'uncinetto e vado a lavorarmi gli 8 punti alti. Praticamente questa riga la faremo tutta così. Ci vediamo alla fine della riga. Lavorato l'ultimo punto alto nell'ultimo punto alto utile, vado a chiudermi con un punto basso nel primo punto della riga sottostante. Finito questa riga di lavorazione, inizieremo con la riga di ventaglietti, quindi con la riga numero 4. Dopodiché tutto si ripete. Io vado avanti a lavorare ancora un pochino per avere un campione un pochino più grande da vedere. Ci vediamo dopo. Ho finito il campione, è un punto veramente meraviglioso e semplicissimo da lavorare, ha davvero un effetto spettacolare, molto adatto anche per delle maglie per la prossima stagione calda, delle tuniche, bordi, è veramente molto molto bello e molto adattabile a parecchi progetti. E con oggi il video è finito, spero che sia piaciuto a questo punto a voi così come piace a me. E con oggi il video è finito. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ad attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Inoltre nel box informazione vi lascio tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.